L'uscita di nuovi modelli nel mondo dell'open source è una cosa che si sussegue non frequentemente, ma comunque neanche nell'arco di anni. E nel tempo quello che si poteva riscontrare di più era un aumento del numero di parametri, comunque una difficoltà sempre maggiore nell'usare gli ultimi usciti su sistemi non tanto performanti, soprattutto con pochi giga di VRAM. Ma alle volte le cose cambiano e in modo incredibile e improvviso. A questo giro è uscito un modello che ha completamente rivoluzionato la generazione delle immagini, attraendo soprattutto i nostalgici di Stable Diffusion XL, con hardware quindi non potentissimo, ma con delle capacità di generazione che addirittura in molti casi battono il pesantissimo Flux 2. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. L'uscita di Flux 2 ci stava proiettando in un futuro ultra pesante di modelli fatti bene, comunque molto buoni a generare, ma con delle richieste hardware mostruose. L'unione fra modello e text encoder è veramente pesantissima, con l'ultimo modello di Black Forest Lab, un qualcosa che supera abbondantemente l'hardware medio che si può trovare su un computer casalingo. Ovviamente queste cose sono anche orientate a chi lo fa per lavoro, le aziende che possono usare server, data center e cose di questo tipo, però in questo modo ti tagli un po' un'enorme fetta di feedback e di persone che iniziano a sperimentarci sopra, come è stato con molti modelli in passato. Ma veramente poco dopo l'annuncio di Flux 2, Alibaba, come sempre, ha stupito tutti quanti con un nuovo modello. Non è un QuanImage 2, neanche una versione aggiornata dell'Edit che doveva arrivare a novembre, da quanto avevano detto, ma proprio una novità. E questa novità si chiama Z-Image, che nella sua prima versione viene rilasciato come turbo. Seguiranno poi il Basic e l'Edit, che al momento non sappiamo esattamente quando, però vedendo ciò che riesce a fare il turbo, che dovrebbe essere la versione più leggera, è veramente impressionante. Questo modello, reggetevi forte, ha la bellezza di 6 miliardi di parametri. Volete un confronto? Flux 1 Dev aveva 12 miliardi di parametri e Flux 2 ne ha ben 32. Mentre il text encoder a questo giro è Qwen 3 da 4 miliardi di parametri, che sono un'enormità in meno rispetto a quelli di Flux 2 che usa Mistral 3.2 Small con 24 miliardi di parametri. Quando si leggono questi dati viene automaticamente da pensare, ok, questo viene stracciato completamente perché non può essere paragonabile a un modello così tanto pesante che ovviamente avrà motivo di essere così pesante. Ora chiariamo subito, non è che Flux 2 fa completamente schifo, anzi è molto buono, soprattutto per l'editing è forse il migliore in questo momento, ma il suo problema è solo la pesantezza, perché le immagini le fa belle, segue tanto il prompt, è molto buono, ma il problema è proprio questa grossa differenza di dati e di pesantezza e i risultati che spesso sono molto vicini e addirittura anche meglio su Z-Image Turbo. Il vantaggio di Flux 2 al momento è che fa editing e compositing, ma pensate a quando uscirà Z-Image Edit e secondo me saranno dolori per Flux. Non sappiamo però se i miliardi di parametri rimarranno gli stessi e soprattutto anche lo stesso text encoder. Magari per il Basic e per l'Edit saranno più pesanti, avranno più miliardi di parametri, non lo sappiamo, ma andiamo a vedere come usare Z-Image Turbo su ConfUI, andando ad ottimizzare in maniera incredibile da poter anche generare, secondo me, con schede da 8 GB. Iniziamo dalla pagina Hugging Face di Z-Image Turbo. Questo modello che ha completamente stupito tutta la community per la sua leggerezza e per la sua qualità nel generare, anche per via del fatto che è uscito leggermente dopo Flux 2, mettendosi a confronto con questo modello e con la sua incredibile pesantezza. Ora non va a sostituire completamente Flux 2 perché quel modello comunque è molto buono, fa delle generazioni molto belle come dicevo, però non tutti hanno un hardware esagerato e questo in particolare il Turbo, che è il primo di 3 modelli che verranno rilasciati, dà comunque ottime generazioni chiedendo veramente poco. E allora vediamo in dettaglio. Abbiamo quindi Z-Image Turbo, che è una versione distillata di Z-Image e credo sia proprio derivata dal base, perché vedete qua sotto è non distillata. Questa versione è incredibilmente veloce, dà un ottimo risultato e può andare tranquillamente su 16 GB di VRAM. In realtà
dovreste riuscire anche con meno, perché ci sono varie versioni di precisione di calcolo e facendo la giusta combinazione poi si può scendere veramente molto. Ha tutte le peculiarità degli altri modelli più famosi, ma ovviamente non fa compositing, perché per quello arriverà Z-Image Edit, una variante che vi permetterà probabilmente di fare immagini con più reference o fotoritocchi. Ricordiamoci una cosa, questo modello, anche se sotto questo nome Tongji Mai, ha il simbolo tipico dei modelli di Alibaba e infatti fa parte del gruppo di Alibaba. È un po' strano come stanno gestendo le cose, perché o questo sarà il nuovo modello di generazione immagini e quindi Qwen lo dimentichiamo, sarà stato uno dei primi modelli, oppure porteranno avanti entrambi, anche se suona un po' strano sinceramente, ma magari per ricerche interne gli serve avere queste due tipologie di modelli. Come potete vedere, il base e l'edit ancora non sono stati rilasciati, ma sicuramente saranno pazzeschi se vediamo i risultati che dà il turbo. Qui ci sono un po' di esempi, capisci il cinese, capisci l'inglese e magari con un po' di test si riescono a fare anche altre parole. L'architettura di questo modello è la Scalable Single Stream DAT, ovvero S3 DAT. Vi fa degli esempi un po' più tecnici se volete vedere nel dettaglio e come si posiziona questo modello nella leaderboard relativo a questo benchmark. Non è incluso Flux 2 perché probabilmente l'hanno fatto prima che uscisse, però vedete che a confronto di modelli closed source comunque se la cava molto bene e supera il loro stesso modello Qwen Image. Come abbiamo visto inizialmente nel video, questo modello ha solamente 6 miliardi di parametri, che è veramente poco confrontato con gli ultimi, soprattutto in particolare il Flux 2. Usa un text encoder con ancora meno miliardi di parametri, quindi questa generazione con questa qualità è pazzesca. Vedremo poi se Z-Image Base userà lo stesso numero di miliardi di parametri e lo stesso text encoder. Ma il modello che andremo a usare non è qui in File Inversion, cioè c'è, ma qua come potete vedere sono modelli sempre in un'altra tipologia di formato e a noi servono per ConfUI. Ma fortunatamente ConfUI.org fa sempre la pagina dedicata dove potete trovare i diffusion models. Essendo così piccolo loro mettono solo il BF16, ma adesso vediamo dove trovare anche le altre versioni. Se volete scaricare questo fate sempre l'icona per il download. Qua trovate anche il text encoder, anche in questo caso è nella precisione di calcolo più grossa, però vediamo come scaricare quelli un po' più ottimizzati e come dicevo è Qwen 3 in versione 4 miliardi di parametri che sono un'inezia confrontati a quelli di Flux 2 che ha per esempio Mistral 3.2 Small con 24 miliardi di parametri. Il VAE invece è quello di Flux 1, esattamente lo stesso, perciò se già generate con Flux 1 non dovrete scaricarlo. Ora vediamo le versioni con una precisione di calcolo minore. Se andiamo a questa pagina troviamo la versione FP8 che diminuisce un po' il peso, vedete 6 GB invece che 12 e vi consiglio questa, la E4M3FN. Altrimenti se volete ottimizzare ancora di più ci sono i GUF. A questa pagina che ovviamente linko in descrizione ma troverete il link nel workflow direttamente, trovate tutti i GUF e potete scegliere quale usare. Perché vedete il Q8 comunque vi fa risparmiare tanto dal BF16 ma in linea di qualità dovrebbe essere lì generalmente. In ogni caso potete scegliere la combinazione che preferite. Così come il text encoder, se andiamo a questa pagina in File Inversion trovate la versione FP8 Scaled che vi fa risparmiare altri giga. Anche di questo modello c'è la versione GUF. Se andiamo a File Inversion trovate questi qua dal Q8 a scendere. Capite che in questo modo potete fare la vostra combinazione ideale e magari riuscire a generare anche con una scheda da 8 GB di memoria avendo risultati migliori di Stable Diffusion XL magari, se non anche di Flux 1 senza dover appesantire in modo mostruoso il vostro sistema. Una volta messi in download i modelli che preferite, ovviamente un modello, un text encoder e il VAE. Non tutte queste versioni, io ve le faccio vedere perché così potete scegliere quale volete, che combinazione fare. Ricordate che potete mettere insieme FP16, BF16, FP8, GUF fra modello e text encoder. Non c'è una regola che vi impone di usare o FP16 o FP8 o GUF.
basta usare i nodi giusti. Andiamo su ConfUI, come sempre l'ho già aperta, ma prima di aprirla vi consiglio di fare un passaggio prima. Aprite la cartella di ConfUI, esattamente questa, andate in Update e qui potete scegliere che update fare, perché quello più, chiamiamolo sicuro, è Update ConfUI Stable, che vi porterà sicuramente a una versione stabile, mentre Update ConfUI Bet vi aggiorna proprio all'ultima versione. Alle volte, se volete avere le novità degli ultimi modelli, dovete fare questa, però questa potrebbe farvi introdurre qualche bug che poi risolveranno comunque da lì a breve. Se siete incerti, fate la stable. Non fate assolutamente mai questo, perché dovete sapere cosa state facendo. Non solo fa l'aggiornamento Update ConfUI, ma aggiorna anche le dependencies di Python in questa cartella. Alle volte spacca completamente tutto, se non siete in grado di risolvere poi la situazione è un delirio. Se volete evitare questa cosa, fate una copia di questa cartella, la chiamate old, così ne avete due, una normale e una old, e a quel punto fate questo aggiornamento. Se ConfUI poi si avvia, siete fortunati. Se non si avvia più, cancellate la cartella e ritornate a quella originale che avevate. Ultimamente, dopo aver fatto l'update, può essere che vi compare qua una notifica dove vi avvisa che il front-end non è aggiornato all'ultima versione. Allora, per capire qual è l'ultima versione basta aprire il prompt dei comandi e guardare a questo livello qua. Vi dice che la front-end version attualmente è la 1.34.8, ConfUI è la 0.4.0 e il manager, vediamolo qua dove lo dice, è alla 3.38.1 nel momento in cui faccio la guida. Se avete un front-end più vecchio di questa versione, vi avvisa, dovete chiudere ovviamente ConfUI se l'avete aperto, ma come vi dicevo ancora non dovreste averlo aperto, andate in Python Embedded, qua fate cmd, in questa pagina che poi vi linko, ma altrimenti basta che seguite quel che vi dico, copiate questo pezzo qua e lo incollate qua dentro. Così gli dite, nella cartella di Python Embedded, usami il Python di quella cartella per installarmi i requirements, perché probabilmente li hanno aggiornati, li hanno cambiati. Quando fate invio, lui li ricontrolla, se trova una differenza aggiorna quello che serve e dovrebbe essere appunto il front-end della nuova versione. Una volta fatto questo, chiudete, potete tornare su e avviare il vostro ConfUI, dovreste avere la versione aggiornata. Fatto questo vi trovate qui, fate manager e fate update all, così aggiornate tutto quello che manca, anche i nodi, e siete correttamente sull'ultima versione. Io ancora non uso i nuovi nodi perché secondo me ci vorrà un bel po' di tempo prima che siano realmente utilizzabili, che sistemino tutto. Se avete problemi a ConfUI è dovuto a questo nuovo aggiornamento che stanno facendo, che manderà un po' in vacca tutto quanto nei prossimi mesi, forse, spero meno, però una volta che applicheranno completamente i nuovi nodi sarà un po' un delirio secondo me, ma speriamo di no. Se non conoscete questa web UI e state iniziando adesso ad avvicinarvi, ho fatto una guida che spiega come utilizzarla da zero. Siccome ConfUI aggiorna tutto questo in modo costante e anche drastico il più delle volte, troverete qualche piccola differenza, ma in generale comunque questa è l'interfaccia, vi troverete coi nodi e tutto quanto. In aggiunta, se volete, ho fatto un podcast con 3 episodi dove spiego questa interfaccia a un mio amico, soprattutto come iniziare con ConfUI e partire a fare le generazioni, dove magari può tornare utile per partire in questo mondo un po' complesso inizialmente. Ma prima di vedere i workflow, vediamo dove vanno messi i modelli. Apriamo la cartella Models di ConfUI, ovvero proprio ConfUI Models, quella dove mettete sempre tutto, e come sempre si dividono fra FP8, BF16, FP16 e GUF. Allora, se avete scaricato il BF16 o l'FP8 va messo in Diffusion Models, fate una cartella e qua mettete il modello. Io li rinomino sempre per fare più ordine, ma non siete costretti. Se avete scaricato il text encoder in versione FP16 lo mettete in text encoders, così come quello FP8. Se invece avete scaricato i modelli GUF, il modello del ZMaze Turbo va messo in Unit, qua dentro fate una cartelletta e mettete la versione GUF. Se avete scaricato il text encoder versione GUF va messo in Clip, qua lo buttate dentro e avrete il vostro Qwen 3-4 miliardi di parametri. Vengono divisi in queste cartelle perché sono quelle consigliate, ma in realtà
i nodi alle volte pescano in più cartelle. Io vi consiglio di usare queste qui perché così è più ordinato. Almeno non vi confondete fra una cosa e l'altra, avrete sempre tutto con lo stesso formato nella cartella giusta e soprattutto fate delle cartelle così vi trovate meglio. Mentre il VAE, essendo quello di Flux 1, ce l'ho già qua e potete utilizzarlo direttamente. Se non ce l'avete, mettetelo là dentro. No, so già cosa pensate. Sono troppi modelli, troppe precisioni di calcolo, troppe cose complesse. E siccome so bene come può confondere già ConfUI di suo perché non è molto user friendly, in più tutte queste precisioni di calcolo, ho creato una web app, ovviamente gratuita e open source, che vi permetterà di chiarirvi un attimo le idee. Si chiama KeySimply, nella quale selezionando la vostra scheda video, la quantità di RAM che avete sul sistema, vi consiglierà la combinazione ideale da cui partire. Non è facilissimo consigliare sempre qual è la precisione di calcolo giusta, perché tutto dipende dalle ottimizzazioni, dalla risoluzione, da quello che volete fare, ma qui vi dà una base per partire. Poi ovviamente con la pratica si imparano meglio queste cose e si riesce più a districarsi, ma trovate il link in descrizione. Partiamo dal template creato da ConfUI di base, facciamo il simbolo di ConfUI, Browse Templates, andiamo in Image e qua abbiamo i workflow ZImage Turbo e ZImage Turbo ControlNet che vediamo dopo. Partiamo da quello base, è molto semplice, non ha nulla di particolare. Poi se uno vuole usare un LoRa e su CVTI stanno arrivando in modo massiccio, dopodiché semplicemente la generazione. Questa è la base sulla quale poi ho creato la mia versione come sempre. Facciamo File, Open. Io sono nella cartella che ho clonato dal mio repository di GitHub che trovate in descrizione. Se andate in ZImage trovate questi due workflow, quello normale text to image e quello image to image ma anche text to image con ControlNet. Partiamo da quello normale. Quando aprite un workflow del quale non avete i nodi vi farà un avviso sia dei modelli se non li avete ancora scaricati e sia dei nodi che vi mancano. Voi chiudete tutto, fate Manager, fate Install Missing Custom Nodes, qua vi fa l'elenco di tutto quello che vi manca per poter eseguire questo workflow e se volete installarlo fate direttamente la spunta qui oppure selezionate quello che volete e fate Install. Se volete vedere quali nodi sono aggiunti rispetto a quelli core di ConfUI sono questi in questo workflow. Torniamo indietro, chiudiamo e vediamo in dettaglio, anche se è un workflow estremamente semplice. Io adesso sto cercando di mettere questa nota dove vi riassume tutto quello che vi serve e dove vanno messi esattamente. Come dicevo prima, non dovete avere tutti questi modelli in tutte queste cartelle, ma dovete scegliere quale versione utilizzare. Se volete la BF16 o l'FP8 o il GUF. Se volete il text encoder in versione FP16, FP8 o in versione GUF. Dovete un po' capire voi che combinazione fare, ma per questo potete usare KeySimply, come vi dicevo, che vi dà un'idea base sul vostro sistema. Dopodiché vedete qua sotto dove metterli. Io metto sempre il link sia direttamente al modello che al repository nel caso venisse cambiato qualcosa improvvisamente e diventasse un link morto. Solito template che uso sempre, due nodi che vi permettono di scegliere se usare o le versioni BF16 o FP8 o la versione GUF. Vedete un po' voi come ottimizzare in base al vostro hardware. Dopodiché il text encoder sempre che si divide fra GUF e FP16 o FP8. In questi casi ovviamente voi collegate il nodo che vi serve. Io ho messo questo reroute per comodità. E qua sotto carichiamo il VAE di Flux. Ovviamente l'1 non il 2 perché cambia. A seguire abbiamo il Model Sampling Aura Flow impostato di base a 3. Questo nodo per caricare più LoRa insieme in modo tale che non dovete mettere 1000 nodi uno dietro l'altro, ma avete già questo, lo caricate e potete settare lo strength per ogni LoRa in particolare. Dopodiché abbiamo il prompt positivo, questo perché ZImage Turbo è distillato e deve andare a CFG1. Ora, non c'è una regola che detta completamente questa cosa come fosse assolutamente ferrea da seguire. Se volete potete provare a aumentare il CFG e a mettere anche il negative. Alcuni dicono che questa cosa venga comunque percepita dal modello, però la regola di base è che se distillato non dovrebbe andare oltre CFG1, ma qui non c'è nulla di
fisso su questo mondo e potete fare quello che volete. Ovviamente il prompt deve essere molto descrittivo, perché con questi nuovi text encoder più si è descrittivi e precisi e più avrete un bel risultato. Qui abbiamo la latent, che è lo spazio in cui verrà creata la generazione e dove appunto mettiamo la risoluzione. Ovviamente non dovete sparare cifre esagerate, ma rimanere sempre in un qualcosa di concepibile per questi modelli. Non ho visto, soprattutto nella pagina di Zimage, un riferimento alla risoluzione e su cosa gli piace di più, perché alle volte cercano di dare un valore sul quale mantenersi, ma sinceramente non ho visto niente in particolare. Credo che la regola dello stare su un qualcosa di divisibile per 2 dovrebbe andare bene, perché alle volte deve essere divisibile per 8, altri per 16 e questo vi aiuta a avere un risultato migliore. Però già il nodo in sé, essendo empty SD3 latent image, dovrebbe fare una sistemazione della risoluzione. Infatti se io metto esatto, sistema già in base ai pixel corretti che vuole lui, quindi non dovreste fare i problemi. Però non ha alcun senso scrivere 4000 perché è esageratamente alto per il modello. Non so come sia stato addestrato, a che risoluzioni, perché sono dati che non mettono più come mettevano una volta. Subito dopo abbiamo questo blocco che di base io ho bypassato, perché se volete riattivarlo fate set group node to always e ve lo riattiva. Quando serve questo? Quando vi capita di fare un prompt fatto bene, voi fate run e cambia veramente poco l'immagine che arriva dopo, perché è talmente aderente al prompt che a quanto pare c'è questa problematica. Lui non riesce a spostarsi dall'immagine che vi ha creato, perché per lui, con quelle parole messe in quel modo, la generazione può essere quella. Se non usate questo nodo, allora basta che iniziate a cambiare il prompt, aggiungete cose, le togliete e comunque varia l'immagine. Ma se pensate che il prompt sia giusto, attivando questo potete un po' giocare con i valori e vedere che risultati vi dà. Se mettete il mouse sopra, come sempre, vi spiega tutti i vari campi, cosa possono servire. Questi sono i valori base, diciamo. Però se non volete usarlo, semplicemente lo bypassate direttamente. Poi abbiamo l'elaborazione. Anche qua sono valori base. CFG 1 perché è distillato, come dicevamo, e gli step a 9. Gli step potete anche aumentarli perché aumenta comunque un po' il dettaglio. Così come potete cambiare il sampler name e lo scheduler. Al momento non ho ancora visto comparazioni massicce di scheduler e sampler name, però dovrebbero trovarsi già su Reddit di gente che si mette là e fa generazioni per ore per vedere cose meglio e cose peggio. Alla fine abbiamo il decode e l'anteprima e il salvataggio. Ora io ho visto già molti workflow con non so quanti passaggi per fare l'upscale, per fare i miglioramenti, ma secondo me non ha molto senso fare un unico workflow che faccia tutte quelle cose. È un mio punto di vista. Io preferisco fare una generazione fatta bene e poi lavorare su quella. Se invece a voi piace un workflow che fa 1000 passaggi insieme, il discorso è sempre lo stesso. Si prende l'immagine che esce, si migliora, si passa avanti, si applica un upscaler e così via. Però da che si ha un vantaggio incredibile ad avere una generazione veloce, lo si trasforma in un workflow pesantissimo e lungo che poi ci mette di più, soprattutto per chi non ha una scheda video efficiente o con tanti giga di VRAM. Poi ovviamente dipende da che modello avete scelto, perché se avete fatto una combinazione molto bassa, allora potete iniziare a giocare di più con quello che avete fatto dopo. Però lato upscale, poi vi faccio vedere un workflow che ho aggiunto recentemente al repository. Visto questo, c'è poco da dire in più, è un semplice text to image e il bello di Zimage è proprio questo: veloce, semplice, con una buona qualità. Passiamo direttamente a workflow che rende tutto questo più interessante. E se per caso vuoi aprire un workflow ma non sei sulla tua workstation, sul tuo PC o semplicemente non hai assolutamente voglia di aprire ConfUI, io ho fatto una web app che si chiama Workflow Inspector, tramite la quale potrai aprire un workflow o un file generato da ConfUI e vedere direttamente tutti i nodi utilizzati al suo interno, un'anteprima di come sarà il workflow, le note riportate in modo chiaro e preciso e le impostazioni usate per l'elaborazione. Ovviamente è un'app gratuita, open source, e trovate il link in descrizione.
facciamo l'icona di ConfUI e se voi andate in Browse Templates e fate Image, qua c'è la versione con ControlNet. Sempre rilasciato da Alibaba, sono le versioni fan. Questo è un subgraph, se voi lo aprite. In poche parole passa il modello tramite questo QuenImage DivSynth ControlNet. È tutto in famiglia perché Quen, Zimage, tutto quanto fatto da Alibaba. E dobbiamo caricare il modello come model patch. Il workflow che ho creato io era antecedente a questo template, ma in realtà vedo che è praticamente la stessa cosa. Torniamo qua, simbolo di ConfUI, file open e apriamo questo qua. L'ho chiamato image to image, ma in realtà può essere inteso anche come text to image, magari poi lo cambio come nome. Se notate è la stessa cosa di prima, si aggiunge solo questa parte qua sotto, però ci manca una cosa e lo vedete qua. Il modello di Zimage Turbo fa ControlNet Union. Se voi aprite il repository lo trovate qui e lo scaricate, sono 3 giga. Dovete metterlo in questa cartella, ovvero Model Patches, Zimage Turbo, eccetera eccetera. Questa cartella non è quella di ControlNet e vi può fregare questa cosa perché se voi andate in ControlNet magari avete già messo altre cose qua dentro, ma la trovate qua, Model Patches, e lo buttate qua dentro. Se non ce l'avete questa cartella createla, perché alle volte è necessario crearla. Come sempre, se vi mancano dei nodi, voi fate Manager e Install Missing Custom Nodes e vi sistemate con quello che manca, ma quello che si aggiunge, se lo vediamo da qua, sono questi qui, ovvero i nodi legati a ControlNet e alcuni nodi di KJ. Vediamo giusto questi qua, ovvero abbiamo il caricamento dell'immagine e a seguire il resize, perché se voi buttate dentro qua un'immagine da 4000x4000 è esagerata. Dipende sempre dal vostro computer ovviamente. E qui potete fare un resize. Se per esempio scrivete 1024x1024 non ve la fa quadrata perché è impostato come resize senza cropparla. Perciò prenderà il lato più lungo e tenderà a farlo diventare 1024. O comunque a portarla a una risoluzione che ci sta in una di quelle due. Questa immagine viene passata ai preprocessori. Io ne ho fatti 2, ma in realtà potete mettere quanti preprocessori volete. Perché ne ho messi 2? Perché in questo caso ho messo Deep Anything V2 e OpenPose. Questa cosa crea 2 maschere, una con la profondità, quella tipica della Z-Depth, e quella con il viso e il corpo. Dopodiché cosa faccio? Qua vi fa le anteprime, ma qua vi fa il merge e crea una mappa con entrambe le cose per dare più informazioni al nodo ovviamente dedicato a QuenImage DivSynth ControlNet e ovviamente qua dovete mettere il modello di ControlNet che deve riconoscervi. Quando voi fate run, ovviamente prima parte a caricare i modelli, poi lo fermo perché non c'è bisogno di generare tutto. Lui cosa farà? Inizia a caricarmi l'immagine, la processa con un preprocessore, poi col secondo e l'immagine finale la mette insieme usando questo blend mode, ma potete scegliere fra multiply, screen, overlay, soft light difference, quanto fare il blend. Ok, fermiamolo, se no va tutto in palla. Ok, e vedete cosa ha fatto? Il depth, l'open pose e mi ha messo tutto insieme e questo aiuta poi la generazione a fare un qualcosa di fatto meglio. Se voi volete mettere altri preprocessori o trovate un nodo che faccia il blend con 3 immagini, ma non saprei dirvi come si chiama perché io l'unico che ho trovato che funziona bene senza problemi è questo. Altrimenti semplicemente copiate questo, da qua glielo mettete qui, altro preprocessore che poi va qua dentro, così lui avrà questa mappa che gliela passa qua dentro e questa gliela passa qua. Ma ricordate sempre che se usate altri tipi di blend potete fare combinazioni diverse. Così è sul normal, cioè le prende soltanto e le mette insieme. Ma se viene usato il multiply, lo screen, l'overlay, se usate Photoshop e quegli altri programmi dovreste ritrovarvi su cosa può venire fuori. E questo perché può essere usato? A parte il fatto della quantità di preprocessori che potete scegliere, io ho preferito questi nodi perché metterne altri alle volte complica il procedimento e non è detto che vi dia un risultato migliore. Dipende sempre dall'immagine che mettete e da come volete che elabori dopo. Solo che qua avete veramente tantissima scelta e potete mischiarli come volete.
Magari qua avete messo un disegno e non vi serve che ci sia il depth, potete usare il Canny e qua lo trovate. Potete usare LED, potete usare tante altre cose come lo Scribble e mischiarli insieme può aiutarvi tanto. Perché usare questo? Perché qua descrivete quello che volete, ma magari dovete dargli l'impostazione che c'è qua. Se volete la stessa risoluzione dell'immagine iniziale, allora cosa fate? Da qua dovete prendere il width e lo portate qui e l'height e lo portate qui. In questo modo saranno paritari, però magari l'immagine di input voi gliela date quadrata e volete che sia in un altro formato, a questo punto allora evitate questa cosa e vi creerà una nuova immagine usando la mappa che gli avete dato. Come sempre qua, se volete più variazioni, dovete bypassare questo nodo e metterlo su Always. E come dicevo prima, di aggiunte se ne possono fare tantissime, anche per migliorare l'elaborazione, fare più passaggi e tutto, ma questa è la base per Z-Image Turbo e secondo me per sfruttarlo nel suo modo migliore. Magari più avanti inizierò a fare un workflow più complesso se ho tempo e voglia di un qualcosa che vi può portare a fare magari una bella generazione con un unico workflow, però non sono molto d'accordo su questa cosa qui. Secondo me il vantaggio è proprio avere qualcosa che va molto veloce e genera bene. Quando si sentono tutti questi termini, tutte queste terminologie, si va un po' in confusione, perché poi dopo un po' uno continua a sentire step, CFG, latent e non capisce bene a cosa ci si sta riferendo, ma cosa sono esattamente queste cose. Allora, per aiutarvi ho fatto una specie di guida intergalattica per i generatori come voi su ComfyUI, che vi spiega in modo semplice e riassunto cosa sono tutti questi termini utilizzati. Addirittura potete ascoltarlo come se fosse un audiolibro. Questa guida si chiama CFG, Core Foundation Guide. È ovviamente multilingua, è gratuito, open source e trovate il link in descrizione. Se poi volete fare l'upscale, se fate File, Open, andate in Image Upscale, ho messo questo nuovo workflow, è un po' complesso e può diventare un po' pesante. Come sempre, se non avete i nodi potete fare Manager e Install Missing Custom Nodes, ce ne sono un pochettino qua dentro. Ho fatto un po' di subgraph per semplificare la cosa, ma nelle note è tutto spiegato. Si parte col caricare l'immagine e potete anche ridimensionarla nel caso sia magari troppo alta di base. Questo è SeedVR2, lasciato così è già nella risoluzione e nelle qualità più alte, ma potete cambiare la risoluzione e soprattutto il modello se è troppo pesante, perché l'FP16 vi richiede una scheda video molto prestante. Dopodiché c'è questo blocco che io in realtà ho disattivato perché non sempre dà un buon risultato, ma potreste utilizzarlo invece della elaborazione con Ultra SD Upscale. È un'elaborazione di base, se voi ci entrate dentro è il tipico upscale col modello che ovviamente dovete impostare e scaricare. Qui vedete io uso 4x-NM-KD CX200K. A seguire abbiamo l'elaborazione per migliorare l'immagine con Ultimate SD Upscale. Ho fatto 3 blocchi per dare la possibilità di scegliere quale modello utilizzare, se One 2.2, Z-Image Turbo o QuenImage Edit. Questi due considerati come GUF, quello centrale no, perché è già abbastanza leggero di suo così. Se decidete di usare un blocco invece che un altro dovete collegare i vari conditioning e model. Vedete? Se entriamo nel blocco di QuenImage Edit, nel mio caso ho disattivato il LoRa per farlo andare più veloce e ho impostato un valore più alto sia di step che CFG, ma se voi impostate il LoRa dovete poi mettere il CFG a 1 e meno step, dipende sempre dal vostro computer. Qua sotto abbiamo il blocco che si occupa di creare il prompt dall'immagine e nel mio caso ho usato Florence 2 per comodità, perché comunque crea anche un buon prompt, anche perché alla fine qua è solo un upscale, non è una generazione. E a seguire abbiamo un blocco particolarmente pesante che ho segnalato anche. Se voi non volete usarlo, bypassatelo tutto, altrimenti potete usare Detail Daemon. Non sono valori fissi, dovete un po' vedere per la vostra generazione se vanno bene. Usa Flux One e magari il caricamento di tutti questi modelli potrebbe mandarvi in pappa il computer, perciò valutate voi, soprattutto come risultato finale. Per evitare che tutto vada perso, ho semplicemente fatto 3 salvataggi con il comparer.
Il primo salvataggio fatto con SeedVR 2, poi con SeedVR e l'elaborazione e poi SeedVR, elaborazione e Detail Daemon, e tutti e tre vengono salvati con la sua descrizione. Io mi trovo bene con questo upscale, è molto pesante però comunque dà un buon risultato. Vi aumenta di tanto la risoluzione e non crea l'effetto liquido che si vede spesso in tanti upscaler che fanno veramente schifo, o troppo sharp che fa ancora più schifo. Considerate poi che una post-produzione va sempre fatta, ma questo se volete fare un upscale. Torniamo su Image Z Turbo e questo è per se volete divertirvi con questo nuovo modello in attesa del base e dell'edit che sicuramente andranno a stravolgere ancora tutto e che personalmente non vedo l'ora di utilizzare, soprattutto il base e in particolare l'edit, che potrebbe essere veramente molto interessante. Semplicità, leggerezza e qualità. Queste sono tre delle cose fondamentali per far sì che un modello diventi storicamente riconosciuto. In realtà ce n'è anche una quarta che deve esserci per forza, altrimenti la community non lo guarderà, ovvero generare perfettamente contenuti not safe for work. Z-Image Turbo fa tutto questo e lo fa perfettamente. Ovviamente la cosa più importante è il fatto che sia leggero e che sia molto veloce a generare, oltre a seguire perfettamente il prompt. Sono un insieme di cose che sembra incredibile averle trovate tutte in un modello solo. Solitamente o sono molto buoni a fare le immagini, o seguono bene il prompt, o sono leggeri, ma non si è mai trovata una combinazione che le prendesse tutte queste opzioni. Lui ce li ha. Alibaba sta veramente rivoluzionando questo settore. È la stessa di One 2.1, è la stessa di Qwen, è la stessa di Qwen Image. Sta facendo tutto e lo sta facendo bene. E rilascia tutto open source. Si può criticare tanto come la Cina prenda decisioni su determinate cose, ma lato AI open source attualmente è la regina indiscussa. Se non ci fosse stata Alibaba non saremmo a questo livello. Anche Tencent ha fatto un sacco di cose in passato, ultimamente si è un po' più messa in disparte, forse perché Alibaba sta veramente facendo di tutto, però se guardiamo Flux 2 è, come dicevo, un modello bellissimo, ma è veramente ultra pesante, io ho una 3090 con 24 giga, ma quanti hanno sul proprio computer una scheda da 24 giga? Oggi come oggi pochissimi, anche perché costa tutto tantissimo. Ultimamente poi la RAM vale più di Bitcoin, quindi se avete comprato dei banchi di RAM qualche mese fa, ora potete rivenderli e comprarvi una casa probabilmente, perché stiamo andando di questo passo. E come dicevo, ovviamente non è dedicato solo agli utenti di Reddit un modello, è fatto anche per le aziende che, come dicevo qualche video fa, si stanno spostando sui modelli open source, su ConfUI e su tutto. Però in realtà anche lì non è che semplifichi le cose avere modelli così pesanti. Comunque sono tempi di generazioni più lunghi, sono cose più pesanti da far andare e non aiutano. Se poi in tutto questo, come dicevo, esce un modello come Z-Image Turbo che ti crea delle generazioni fantastiche, realistiche, senza difetti particolari, allora una domanda viene da porsela. Ovvio non è perfetto, perché una versione turbo non avrete dei risultati sempre perfetti, potete comunque ovviare con i soliti passaggi, upscaler, tutto quello che volete. Stanno arrivando un sacco di LoRa perché è anche facile fare il training per questo modello essendo così leggero, e spero magari di riuscire ad avere il tempo di farvi una guida su come fare i LoRa per Z-Image Turbo. Non si sa bene se l'edit e il basic avranno gli stessi miliardi di parametri, lo stesso text encoder con gli stessi miliardi di parametri. Se così fosse sarebbe anche strano. Secondo me il basic ovviamente peserà di più, ma non mi aspetto cifre alla Flux 2. Mi aspetto però un qualcosa di mostruoso, così come l'edit, perché Alibaba è in grado di farlo. Per concludere vediamo giusto dei confronti, come ho fatto la guida passata. Prendiamo gli stessi prompt di Flux 2 e partiamo con la prima di Flux 2, a seguire quella di Z-Image Turbo. Ora, altro prompt, sempre preso da quelli scorsi dalla pagina che vi facevo vedere, Flux 2 Dev e Z-Image Turbo. Finiamo con l'ultimo, con Flux 2 e Z-Image Turbo.
decidete voi quale vi convince di più, ma soprattutto testate sul vostro computer e ditemi fino a che punto siete riusciti ad arrivare con l'hardware magari non aggiornatissimo. Se voi generavate benissimo con Stable Diffusion XL, ditemi se riuscite a fare la stessa cosa con Z-Image Turbo e con magari risultati di molto superiori. Io non ho modo di testare su un vecchio PC, magari riuscite a dirmelo nei commenti. E se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e, come dicevo prima, lasciate un commento, così almeno aiutate anche gli altri utenti a capire bene se questo modello è quello definitivo o comunque quello che stravolgerà tutto da qui in avanti. Ricordatevi che c'è il server Discord dove parliamo abbondantemente di queste cose e anche altri utenti condividono i workflow magari un po' più elaborati, un po' più particolari che hanno trovato sperimentando, e se volete supportare questa pagina e farla crescere c'è Patreon dove potete iscrivervi e dove metto i workflow qualche giorno prima della guida, così potete già iniziare a sperimentare e essere sul pezzo quando poi pubblico la guida a tutti gli effetti. Allora ci vediamo alla prossima guida, chissà se in questi giorni rilasceranno il Basic Edit, e iniziate a sperimentare. Allora, ciao!